Matteo Franzoso non ce l'ha fatta. Lo sciatore italiano, classe 1999, è morto mercoledì 15 settembre 2025 a Santiago del Cile, dopo essere rimasto in coma a causa di un incidente durante un allenamento. La sua scomparsa ha suscitato profonda commozione nel mondo dello sci, scuotendo la Federazione Italiana Sport Invernali, il CONI, i compagni, gli addetti ai lavori e chiunque seguisse le sue gare. La dinamica dell'incidente. Matteo si trovava in Cile, alla Parva, a circa 50 chilometri da Santiago, insieme agli altri velocisti del gruppo azzurro, per una sessione di allenamento in preparazione alla stagione agonistica. Sabato 13 settembre affrontava il primo piccolo salto del tracciato. Qualcosa è andato storto. Matteo ha perso l'equilibrio, è sbalzato in avanti verso le reti di protezione, ha oltrepassato 2 file di reti ed è andato a sbattere contro una staccionata posta 6-7 metri fuori dal tracciato. L'impatto ha provocato un trauma cranico grave e un edema cerebrale. È stato immediatamente soccorso con un elisoccorso e trasportato in una clinica a Santiago, dove è stato ricoverato in terapia intensiva e indotto in coma farmacologico. Il decorso e il triste epilogo. Da quel momento, nonostante ogni sforzo medico, il corpo di Franzoso non ce l'ha fatta. I danni del trauma sono stati troppo gravi. Ha cessato di vivere nella clinica cilena il giorno prima del suo 26esimo compleanno, che avrebbe festeggiato il 16 settembre. Chi era Matteo Franzoso? Nato a Genova il 16 settembre 1999, ma cresciuto sciisticamente a Sestriere. Faceva parte del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle. A livello giovanile si era distinto, 4° posto in discesa ai mondiali juniores di Narvik nel 2020. Ha debuttato in Coppa Europa il 13 dicembre 2017. La sua prima e finora unica vittoria in questo circuito è arrivata nel Super G di Zinal il 29 novembre 2021. Ha debuttato in Coppa del Mondo poco dopo quella vittoria, in Val Gardena nel Super G. Ha partecipato in totale a 17 gare nel circuito maggiore, 11 Super G, 6 discese. Il suo miglior risultato è stato il 28° posto in un Super G a Cortina d'Ampezzo il 28 gennaio 2023. Nel marzo 2023 vinse il titolo italiano nella combinata alpina. L'ultima gara in Coppa del Mondo risale a marzo 2025 in Norvegia a Kvitfjell. Le reazioni e le riflessioni. Le istituzioni e gli sportivi hanno subito manifestato il proprio cordoglio. Flavio Roda, presidente della FISI, ha definito l'episodio una tragedia per la famiglia e per lo sport, sottolineando come questo dramma riporti alla memoria quanto accadde meno di un anno fa con la morte di Matilde Lorenzi, altra giovane promessa dello sci italiano. Il CONI, tramite il suo presidente Luciano Buonfiglio, si è unito al lutto della famiglia e della federazione, manifestando dolore per la perdita prematura di un atleta che aveva ancora molta strada davanti. Christian Ghedina, storico ex discesista azzurro, ha commentato con amarezza la tragedia. Per lui la morte di Franzoso evidenzia come la velocità e le condizioni attuali degli sci siano ormai troppo, specialmente in curva, suggerendo che sia tempo di ripensare alcuni aspetti tecnici e di sicurezza. Anche Adolfo Lorenzi, padre di Matilde, ha parlato. L'incidente di Matteo Franzoso e la tragedia della nostra Matilde, siamo tornati nel baratro di quei giorni, ha detto, sottolineando il dolore che torna e l'urgenza di misure concrete per la sicurezza. Il nodo della sicurezza. Il triste episodio riapre la questione delle condizioni di sicurezza nelle discipline di velocità dello sci alpino. La dinamica, piccolo salto, perdita di controllo, reti superate, staccionata poco oltre, pone interrogativi. Distanza e caratteristiche delle protezioni, disposizione delle barriere, visibilità e reattività, oltre agli sci stessi, che secondo alcuni, come Ghedina, sono diventati sempre più performanti ma forse troppo pericolosi.